Buonasera a tutti. Oggi vi parlerò di 28 anni dopo, scritto da Alex Garland e diretto da Danny Boyle, sequel del cult del 2002, 28 giorni dopo, scritto e diretto dallo stesso duo. Danny Boyle non è un fan di film di zombie, esattamente come non lo è Roberto, anche se conosceva il regista da cui tutto è iniziato. Una sera nel 1977, una sera d'estate, a casa di Dario Argento. Dario aveva appena terminato, credo, Suspiria, e eravamo, credo io, sicuramente Dario, Claudio, suo fratello che faceva il produttore, probabilmente anche Dardano Sacchetti, se ben ricordo, e un truccatore americano, un certo Tom Savini. Stiamo guardando un film che Dario ha proiettato e che ci chiede di rivedere. È una proiezione in 16 mm ed è un film molto lugubre che ci prende, che avevamo già visto ma che rivediamo dopo circa 10 anni, e nel momento culminante di questo film lugubre e tremendo scoppia un temporale estivo, un sinistro lampo attraversa la sala, salta la luce, si blocca completamente la proiezione, un piccolo fantasma bianco appare in fondo al corridoio, la luce torna, il piccolo fantasma bianco è Asia Argento che si è svegliata e che dice a Dario: papà, che succede? E noi ci troviamo a sorridere perché sembrava proprio un'atmosfera e un clima da Dario Argento. Il film che stavamo rivedendo era La notte dei morti viventi e fra noi c'era anche George Romero, il regista del famoso film. Ma da dove vengono gli zombie di Romero? Voi sapete gli zombie che cosa sono, ormai c'è stata molta letteratura. Io ho avuto la fortuna di trovarmi ad Haiti e di assistere ad una cerimonia voodoo dove si dice che vengono evocati persino gli zombie. In realtà è stato una specie di ballo collettivo, però orchestrato da un personaggio sinistro che veniva chiamato le Baron Samedi, il barone Sabato, che era una specie di stregone e che in certe e determinate situazioni dicono che addirittura sia in grado di evocare gli zombie, cioè questa specie di morti che tornano a vivere perché il Baron Samedi, lo stregone, prima di morire gli ha rubato una piccola porzione dell'anima che tiene in una fiaschetta che viene chiamata l'angelo guardiano. Questa è la leggenda haitiana. In ogni modo, nella tradizione occidentale, nella tradizione gotica, questo fatto dello zombie cambia completamente. È il morto vivente che ritorna. E Romero, che non a caso suo padre era cubano e quindi probabilmente, pur essendo nato lui a New York ed essendo americano a tutti gli effetti, probabilmente un eco di queste leggende caraibiche lo ha portato con sé. Alex Garland da adolescente vedeva moltissimi film di zombie, poi per anni non ne ha più visti, fino a quando non è uscito il videogioco Resident Evil e si è reso conto che la tensione non derivava dagli zombie perché si muovevano troppo lentamente, invece derivava dal fatto che non aveva abbastanza proiettili per affrontarli. E se gli zombie si fossero mossi veloci come i cani? Siccome Boyle aveva diretto The Beach con Leonardo DiCaprio tratto da un suo libro, Garland gli porta una sceneggiatura molto scarna e inoltre con gli zombie che al regista non piacevano. Invece Boyle ci ha visto la rabbia, proprio come quella che si scatena negli automobilisti al volante, un sintomo di intolleranza sociale. Boyle ha trovato anche le fotografie degli stadi clinici della rabbia e le ha riprodotte negli sguardi dei suoi personaggi. Non avrebbe fatto un film di genere, ma qualcosa che non era mai stato fatto prima. Solo che non poteva proporre ad attori famosi di fare un film di zombie, perché non lo avrebbero mai fatto. Così ha dovuto scegliere un debuttante, Cillian Murphy, che tutti ricordiamo vagare per una inquietante Londra deserta, che avremmo rivisto così solo durante il Covid. Una sequenza che in sceneggiatura durava solo 10 righe, girata in una Londra in quella fragile ora tra quando i frequentatori dei locali tornano a casa e la gente normale va a lavorare.
circa un'ora prima che la città diventi troppo affollata per riuscire a bloccare il traffico. Un momento magico, con il ponte di Westminster ricoperto di immondizie dallo scenografo che ha dovuto litigare con il netturbino che era venuto a pulire, e con l'auto abbandonata a cui si avvicina Cillian facendo scattare l'allarme che ha provocato gli insulti di tutti i pendolari. Addirittura, approfittando della mancanza dei vigili che avrebbero dovuto impedirlo, la produzione è riuscita a piazzare un autobus rovesciato davanti a Downing Street. 3 settimane dopo ci sarebbe stato l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre e sarebbero scattati servizi di sicurezza che avrebbero reso impossibili queste riprese del film. La produzione ha avuto moltissime complicazioni, come lo stuntman che per guidare contro il cancello incatenato voleva mettersi un casco, provocando la protesta di tutta la troupe. Come potrebbero sparargli se avesse in testa un casco? Ma lo stuntman aveva anche un altro problema, perché la catena che bloccava il cancello avrebbe rotto il parabrezza. Fortunatamente un amico dello scenografo, dopo 10 minuti, è tornato con una catena di sua invenzione. Con le caramelle Haribo aveva creato le maglie della catena, le aveva spruzzate color rame e aveva creato un lucchetto. Era una cosa folle, ma funzionò. I soldi purtroppo sono finiti prima di girare il finale del film. Così hanno provato a girarne uno super economico, ma era talmente brutto che quando gli studios l'hanno visto gli hanno dato i soldi per girarne uno nuovo. Un primo test con una ventina di spettatori andò malissimo e quando il film uscì i critici britannici lo liquidarono come film di genere. Ma in America ebbe un successo incredibile, incassando 50 milioni di dollari. A Stephen King piacque talmente che comprò 800 biglietti. Qualche anno dopo Garland scrive 28 settimane dopo, ma non è diretto da Boyle, impegnato nelle riprese di un film molto ambizioso scritto dallo stesso Garland, l'horror spaziale Sunshine, di cui i due vorrebbero fare una trilogia. Purtroppo è un flop. E inoltre tutti i protagonisti muoiono, quindi non è ben chiaro quale fosse il piano per fare i sequel. Così Garland, che non è soddisfatto di 28 settimane dopo, propone a Boyle di fare un altro sequel. Però ci mettono moltissimi anni a trovare la chiave e nel frattempo Boyle gira i pluripremiati The Millionaire, con cui guadagna anche un Oscar alla regia, 127 Hours, Steve Jobs, il sequel del suo celeberrimo Trainspotting e Yesterday. Mentre Garland nel 2015 esordisce alla regia con Ex Machina e poi continua a dirigere con Annihilation, Man e il recente Civil War. Se il primo film era incentrato sulla rabbia, Garland e Boyle si rendono conto che la situazione è peggiorata esponenzialmente perché adesso la rabbia scatta da 0 a 100 in un attimo, forse per colpa della tecnologia che ci dà strumenti potentissimi, anche se poi ci accorgiamo che non siamo davvero così potenti. Alla conferenza stampa Boyle ha dichiarato che l'obiettivo del film è evidenziare come alla fine andiamo a finire tutti nello stesso posto, belli e brutti, ricchi e poveri, proprio come nella famosa poesia di Totò, La Livella, proprio come il muro realmente resistente a Londra, lungo quasi mezzo miglio, ricoperto di fogliettini rosa in ricordo dei morti di Covid. E se da una parte c'è la morte, il contraltare è la famiglia. Se nel primo i 4 sopravvissuti formavano una specie di famiglia, in questo secondo la famiglia è ancora più importante, nonostante il clima dark che piacerà molto agli amanti del genere horror. Un clima reso anche grazie all'abilità del direttore della fotografia, Anthony Dodd Mantle, lo stesso del primo film, quando aveva ricevuto un messaggio in segreteria da Boyle che aveva particolarmente apprezzato il suo lavoro in Festen. Lui non gli rispose per una settimana perché pensava fosse uno scherzo dei suoi amici e anche perché era impegnato a spingere la carrozzina di suo figlio in giro per Copenaghen alle 2 del mattino tentando di farlo addormentare. Invece, oltre a guadagnargli un Oscar per The Millionaire, la collaborazione tra Boyle e Mantle
è stata fondamentale anche per la riuscita di quel primo film, in cui per la prima volta in alcune scene, anziché una telecamera professionale, è stata usata una fotocamera commerciale, una Canon con una risoluzione solo 480 ed un otturatore frenetico che ha affascinato il regista perché era in grado di creare un'atmosfera demoniaca. All'epoca avevano bisogno della fotocamera per poter girare rapidamente in quell'unica ora mattutina e perché avevano pochi soldi. Ma in questo nuovo film, che è costato 75 milioni di dollari e che fa parte di una trilogia il cui secondo film è già in post-produzione, per quale motivo hanno usato gli iPhone? D'accordo, con un sistema che permette di fissare obiettivi, treppiedi e altri accessori agli iPhone, accompagnati da telecamere leggerissime di ultima generazione e da droni. Boyle e Mentor volevano ricorrere a nuove tecnologie per realizzare di nuovo qualcosa di inusitato. Una sfida che ha portato molti problemi, ma anche grandi risultati, perché loro non cercavano la perfezione, ma le crepe della perfezione. Per esempio, hanno montato un iPhone addosso ad un attore che correva velocissimo e chiaramente la maggior parte del girato era inutilizzabile. Ma se avessero usato il metodo normale, quelle poche parti che hanno potuto usare non avrebbero mai potuto ottenerle, perché avrebbero dovuto far rallentare l'attore. Mi colpisce sempre questo aspetto artigianale del cinema, anzi dei cinematografari, sempre impegnati a sperimentare nuovi modi per raccontare le storie, proprio come ci racconta Roberto. Io ho lavorato con Mario Bava a Reazione a catena, che allora si chiamava Ecologia di un delitto. Io parlai del fatto che nei film fino ad allora c'erano solo uno o due delitti, mentre invece si poteva anche fare un film con 10 delitti, per esempio, perché la successione rapida di queste morti montava il ritmo e dava un senso di spaesamento, di disperazione tipico di quello che è di trovarsi di fronte all'orrore. Cioè non bisognava temere l'orrore, ma l'unico modo per esorcizzarlo era, perlomeno a quei tempi pensavo questo, era rappresentarlo perché poi diventava un fatto morale. E il film poteva avere proprio un risguardo morale dicendo dove l'avidità e la brama di denaro e di potere veniva stigmatizzata da tutti e tutti finivano male perché tutti devono finire male. Su questo discorso generale io parlai dell'ascia dicendo che l'ascia è un oggetto che può essere di uso quotidiano, ma veramente impressionante per la semplicissima ragione che è un oggetto quasi domestico di cui che siamo abituati a vederlo, ma nel momento che viene impugnato con una grinta cattiva, immediatamente diventa un'arma temibilissima e quindi tu da un oggetto domestico lo fai diventare un'arma micidiale. E questo come le forbici d'altronde. E questo può essere molto più di un coltello che già di per sé stesso colpisce e ferisce. L'ascia è per spaccare la legna del caminetto, per abbattere un albero, per aprirsi un varco, no? Le forbici servono per cucire, cioè per tagliare un abito, per fare i pupazzettini di carta per i bambini. Il momento in cui vengono cambiate le loro destinazioni diventano spettrali, diventano paurose, no? E Mario apprezzò molto questo fatto, questo discorso sul killer e questo discorso dell'ascia. Era presente anche, credo che fosse il fratello di Gianmaria Volonté, che era uno dei protagonisti del film. E nel film era un individuo fosco, scuro, cupo, e anche lì mi sembrava un tipo fosco, scuro, cupo. Cioè era veramente nel personaggio, non so se addirittura questo fosse il suo carattere. Ci siamo visti 2 o 3 volte con Mario e con Zaccariello, che era una presenza un po' ingombrante. Zaccariello era molto simpatico ed era un grande produttore secondo me, ma chiaramente era un po' invasivo e quindi una volta ci siamo visti al bar di nascosto io e Mario Bava per parlare del film. Però dopo la terza volta Zaccariello ritardava i pagamenti. Io avevo delle richieste di lavoro e ho parlato con Mario Bava e ho mollato Reazione a catena per fare un altro film.
me ne sono in parte pentito, ma in parte no, perché probabilmente qualcuna delle mie idee nel film ci sono e sono state prese. Infatti probabilmente sono uno dei 4 sceneggiatori anonimi che vengono citati nelle storie del cinema, oltre a Dardano Sacchetti, che giustamente era l'autore del soggetto e della prima sceneggiatura. Tuttavia, il rapporto di Mario Bava con il cinema è un rapporto essenziale ed importante, perché è l'invenzione dell'artigiano, è fare il film con 2 lire. C'è una famosa battuta di cinema che dice: io faccio la ripresa e tu circondi il bosco. Ecco, però finché abbiamo fatto questo cinema, povero, povero di mezzi, ma ricco di idee, il cinema italiano è stato fra i migliori del mondo. Spero che, dato che i tempi sono magri, forse torneremo ad essere poveri di mezzi, ma ancora più ricchi di idee. Grazie. Unendomi alla speranza di Roberto, vi auguro una buona estate e arrivederci a settembre, magari con uno dei film del Festival di Venezia. Spero che la videorecensione vi sia piaciuta e vi ringrazio per averla vista.